La mia ricerca fondamentalmente verte sulla vocalità. Fin da piccolissima una mia passione preferita era quello di stare nelle stanze vuote, perché là c'era un'acustica e un riverbero del suono, come dire, un po' spettrale, un po' neutro, bianco. E quindi là da piccolina io già cominciavo a fare i miei, come dire, esperimenti, le mie ricerche. Mi sono laureata, ho fatto, come dire, la brava bambina, però avevo già cominciato a studiare canto con un'insegnante che è tuttora viva a Palermo, che si chiama Marisa Ranieri, e con lei ho studiato canto lirico, canto classico. E poi da là ho cominciato con la grande passione verso la sperimentazione vocale e quindi andare alla ricerca di quei suoni particolari che la voce è in grado di produrre. Mi sono appassionata alle ricerche di Demetrio Stratos, greco, quindi non casualmente, perché ho scoperto in me che la maggior parte dei suoni che venivano da me avevano una matrice che io non avevo mai sentito. Questi suoni fanno parte della vocalità medio orientale, della grande tragicità greca, ma poi ho avuto la necessità di andare a ripescare alcuni canti della tradizione siciliana, canti monodici, perché avevano in sé quella modulazione vocale ricca di sfumature, di melismi, di microtoni, di quarto di tono, che la fanno avvicinare a quella che è la musica medio orientale. Però l'unione di queste due, come dire, di queste due classicità, chiamiamole così, mi hanno portato a esplorare il magma vocale enorme che c'era in me e quindi a farne anche un linguaggio espressivo, un linguaggio che andava alla parola poetica, alla parola cantata, alla parola che diventa suono, quindi soltanto consonantico. Dopodiché questo suono diventa anche gas, vapore acqueo, diventa soltanto puro suono. Quindi a me fondamentalmente piaceva esplorare la capacità di trasformazione che la voce ha, perché la voce, essendo anche legata a un linguaggio, a un significato, può andare al di là. La voce cantata già è come se fosse acqua liquida, mentre la parola io la vedo come se fosse ghiaccio. Quindi a me piaceva andare ad esplorare questa capacità di trasformazione tra la parola, quindi come il ghiaccio, la possibilità che questa parola ghiaccio si sciogliesse per arrivare al canto, quindi l'acqua liquida, fluida, per arrivare poi al vapore. Come fare a combinare e mettere assieme tutte le tue voci e far sì che tutte queste voci che albergano dentro di te possano esprimere il mondo?